La parte più difficile è il caldo. Il calore è troppo forte. Decine e decine di carcasse di computer che chissà a chi appartenevano, chissà quanti anni avevano. Questi bambini stanno aiutando gli adulti a pesarle, si prenderanno qualche centesimo, ma intanto sono state riciclate da noi, sono state mandate qui e noi ce ne siamo dimenticati. Non diamo scampo nemmeno ai metalli più piccoli. Ogni giorno, dopo averli raccolti, li portiamo qui e li vendiamo. A volte, quando veniamo qui, ci tagliamo con il vetro e dopo essere guariti torniamo a cercare metalli. Mi chiamo Giuseppe e ho una missione. Esplorare gli angoli più remoti del pianeta per incontrare custodi di segreti antichi, donne e uomini con storie straordinarie e vite capaci di ispirarci e farci vedere il mondo con occhi diversi. E a ognuno di loro porrò la domanda più importante di tutte. Che cos'è per te la felicità? Una domanda così potente da svelare l'essenza più profonda dell'umanità. Benvenuti nel progetto Happiness. Guarda come brucia. Ti avevo detto di non fare errori del genere. Sei tu che avresti dovuto mandare il tuo uomo a Non controllare. potevo, perché se l'avessero visto L'avrebbero detto agli altri e la prossima volta gliel'avrebbero fatta pagare. L'avrò detto tante volte, ma credo di non aver visto mai nella mia vita un logo del genere. Sembra un film distopico, però è tutto vero. In realtà stiamo camminando in un luogo che ha un paio di record mondiali, pensate un po'. Questo che vedete è la discarica di prodotti tecnologici, di elettronica più grande al mondo. Sotto i miei piedi ci saranno strati, decine di strati di carcasse, di microondi, frigoriferi, computer, cellulari, quello che ne resta dei cellulari. Secondo record è che questo, come potete anche immaginare dalla coltre di fumo che si alza, è uno dei luoghi più inquinati al mondo. E come se non bastasse, qui ci vivono più di 40.000 persone, ci vivono dentro e vivono di questo, vivono proprio di quello che state vedendo. A che prezzo poi lo scopriremo, però ciò che fanno questi operai, queste persone, è raccogliere le carcasse di questi prodotti elettronici, smontarle e estrarre tutto quello che può avere un valore, anche piccolissimo. Come vedete stanno facendo proprio questo, stanno bruciando dei fili per estrarre il rame. Quello che vogliamo capire oggi è perché tutta questa tecnologia arriva qui, come mai fa migliaia di chilometri per arrivare qui e morire nella discarica di prodotti tecnologici più grande al mondo, qui ad Agbo-Blosh. Agbo-Blosh non è una discarica come tante altre. È il simbolo di un'ingiustizia globale che va avanti da oltre 20 anni nel cuore della capitale del Ghana, Accra. Ogni anno il mondo produce oltre 60 milioni di tonnellate di rifiuti elettronici, ma solo una piccola parte viene riciclata davvero. Il resto finisce nei paesi più poveri del mondo, spesso etichettato come materiale usato o riparabile, ma in realtà sono solo rifiuti, rottami inutilizzabili. Infatti, pensate che più della metà dei container che arrivano in Africa occidentale contiene apparecchi rotti, che finiscono qui, ad Agbo-Blosh. Uomini, donne e anche bambini
li smontano, rivendono ciò che resta delle carcasse e poi bruciano tutto, senza protezioni, senza alternative, semplicemente per sopravvivere. E tutto questo ha un nome: colonialismo dei rifiuti, ovvero i paesi ricchi esportano i propri scarti e i più poveri ne pagano il prezzo. E il Ghana infatti paga con la salute della sua gente, con l'aria che si avvelena e con bambini che crescono in uno dei luoghi più inquinati al mondo. Non so neanche come spiegarvi che il caldo emanato da queste fiamme non è un caldo normale. Ti entra nella pelle, ti entra nelle ossa, è chimico. Tutte le persone che stiamo incontrando, che stiamo intervistando, ci stanno raccontando che questo calore resta dentro di loro anche quando tornano a casa, anche sotto la doccia, quando si rinfrescano, si sciacquano, perché la loro pelle ormai è danneggiata da questo calore, da questi fumi chimici che escono fuori, queste sorte di falò. E come potete vedere attorno a noi ci sono tantissimi ragazzi giovani, 15, 20 anni, sono coloro che devono fare carriera per poi riuscire a ottenere un lavoro migliore di questo. E quindi vengono qui tutti i giorni, schiena china, a lavorare, a estrarre più rame possibile per farsi notare dai leader e cercare di avanzare, far carriera, ecco. Questo è quello che devono fare i ragazzi qui ad Abobloshi per far carriera. Se mi lavo con acqua fresca, sento comunque calore e dolori nel corpo. Perché quando sto in piedi così, tengo in mano il ferro, il rame ha un peso importante. Quindi dopo averlo sollevato così, devi premertelo addosso e portarlo. Dopo sulle ossa della schiena e sulla pelle sentirai dei dolori. La parte più difficile è il caldo. Il calore è troppo forte. Già. Questo posto è una discarica. Sono qui solo perché non ho soldi. Se avessi soldi non sarei qui. E cosa faresti se non fossi qui? Ho molti progetti. Se avessi soldi non sarei qui. Mi trasferirei ad Accra, in centro. Sì, esatto. È sempre stato il mio desiderio. I metalli hanno tutti prezzi diversi. Bisogna separarli e venderli uno per uno. Lo vedi questo? Questo qui? Sì, questo, lo vedi? Questo ha rame mescolato con ferro. Dopo che brucia puoi vedere uscire il rame. E se ne raccogli tanto guadagni più soldi. Nei giorni peggiori puoi fare solo 30 sidi o 50 sidi. Una parte dei soldi che guadagno la mando a mio fratello e a mia madre. Mio fratello studia nel nord del paese e gli mando soldi per aiutarlo. A volte mi faccio forza ripetendomi che me ne andrò da qui e cercherò un altro lavoro. Qui è davvero dura. Noi ci ammaliamo davvero spesso qui. Perciò un giorno smetterò e troverò un altro tipo di lavoro. Ti assicuro che questo lavoro non è affatto facile. Accanto alla discarica scorre un fiume, o almeno un tempo lo era. Ora è un liquido nero, denso, che si muove tra rifiuti, plastica e metalli, con un odore così acre che ti viene istintivo di togliere lo sguardo. È un fiume morto, pieno di gas tossici, metano, ammoniaca, idrogeno solfato che ribollono in superficie. E proprio questo fiume divide un mondo in due: Sodoma e Gomorra. Così li chiamano qui. Da un lato Gomorra, dove si bruciano i cavi per estrarre rame. Dall'altro Sodoma, dove si vive, si commercia e si sopravvive, ma sempre immersi nella discarica. Gomorra brucia, Sodoma resiste. E intorno tutto respira lo stesso veleno. Questo è uno dei tanti ingressi che unisce la discarica al centro abitato e come potete vedere è attraversato da
da questo canale che in realtà diventa una fogna a cielo aperto. Qui ci sono tutti i liquami che provengono dalla discarica, ma anche tutti i resti organici, tutta la spazzatura che i locals gettano qui, non avendo nessun altro luogo dove buttarli, perché qui chiaramente manca ogni servizio essenziale, non ci sono servizi igienici, nessuno ha il bagno in casa per esempio, nessuno ha un luogo dove riciclare la spazzatura. Ovviamente sto dicendo probabilmente cose scontate in un luogo come questo, ma è importante che voi capiate quali sono le condizioni di vita qui a Double Blush. Sono innaturali, non si può vivere qui, però così tante persone chiamano questo luogo casa. Ecco, è esattamente così che funziona quando qualcuno qui nella comunità deve andare in bagno, perché come dicevamo prima non esistono bagni in casa, nessuno ha questo lusso. E così ci sono questi negozi, questa è la cassa in cui si può pagare meno di un centesimo per ottenere un foglio di carta, che sarebbe la carta igienica qui, e poter utilizzare il bagno, quindi un gallone d'acqua per pulirsi e entrare in questi bagni che sono praticamente delle stanze vuote con un buco nel terreno e delle candele per la notte, chiaramente per accenderle e poter guardare, poter vedere qualcosa mentre si è in bagno. Immaginatevi che questi servizi igienici vengono utilizzati da migliaia di persone. No, non è vero. Guarda non là. sono d'accordo. Questo è I meglio. miei sono i migliori. Guarda questo. Io ti compro questo. Oggi si fanno affari. Chissà quanti proprietari hanno avuto questi cellulari, ormai questi non funzionano più. Sono delle carcasse che però qui hanno ancora un valore. Infatti è il business di questo ragazzo, vendere le carcasse di questi cellulari vecchissimi, che però alcuni di loro comprano per smontarli e estrarre gli ultimi grammi di metallo prezioso. Saranno migliaia di friggitrici ad aria, un po' il loro cimitero qui, e mi fa sorridere vederne così tanti, perché i local ci raccontavano che è una novità per loro. Solo da qualche anno ricevono migliaia e migliaia di friggitrici ad aria che loro non avevano mai visto. Prima arrivavano qui chiaramente forni a microonde, mentre adesso tantissime quantità di friggitrici ad aria arrivano qui, che sarebbe il risultato dei nostri consumi, delle nostre scelte in Occidente. Pieno di botteghe, di negozietti in cui tutti questi ragazzi giovanissimi hanno imparato un mestiere, ovvero il mestiere di praticamente far resuscitare tutta quella tecnologia, tutti quegli elettrodomestici che per noi erano morti, mentre invece qui ritrovano un'altra vita. Chissà quante vite hanno già avuto, sono arrivati qui che probabilmente erano pezzi da buttare, invece li stanno resuscitando. Guarda, incredibile. Il mio giovane apprendista, sì, io lo sto formando. Diventerà un maestro, diventerà un grande maestro e a quel punto lavorerà da solo. Quindi ora lavora per te? Al momento lavora per me e sta ancora imparando. Sì, non va a scuola, adesso sta imparando ad aggiustare e riparare i ventilatori, così un giorno potrà avere un'attività tutta sua. Questo ragazzino sta imparando come aggiustare o comunque come assemblare i ventilatori, e tanti ragazzini, tanti bambini della discarica vengono proprio qui a imparare un nuovo mestiere, un mestiere un po' più umano, mettiamola così, rispetto agli altri che abbiamo visto fino adesso. Però qua c'è proprio l'ironia della nostra tecnologia, perché questo è il motore dell'aria condizionata che viene assemblato alle ventole di un ventilatore per farlo funzionare. Mi sembra ironico.
letteralmente pieno di bambini che lavorano nella discarica, perché alla fine la città in cui vivono è dentro la discarica, o meglio forse la discarica è dentro la città. Ormai non c'è più bisogno neanche di distinguere, sono una cosa sola. Ma tutti questi bambini dietro di me hanno un compito base qui, quasi fondamentale, alla base della gerarchia di tutti gli operai che lavorano qui, ovvero cercano tutti i resti, i frammenti, le schegge di metallo che avanzano, che vengono buttate da tutti gli operai che vengono sopra di loro. Per loro sono centesimi, ma riescono a portare qualcosina a casa per poter mangiare la sera con i loro genitori che forse non riescono neanche a mandare a scuola. Adesso proviamo a parlare con loro per capire qual è la loro storia, la loro vita. Queste sono le classiche scene che ti capitano soltanto per caso, ed è simbolica, è come voler dire: non ci credevate? E questa è la spazzatura tecnologica del mondo. Stiamo vedendo carcasse, decine e decine di carcasse di computer che chissà a chi appartenevano, chissà quanti anni avevano. Arrivare qui come scarti, come rifiuti, questi bambini stanno aiutando gli adulti a pesarle, si prenderanno qualche centesimo, ma intanto sono state riciclate da noi, sono state mandate qui e noi ce ne siamo dimenticati. Vieni a pesare questa robaccia. Siamo la polizia dei metalli e io sono il capo. Sono il capo di tutti questi ragazzi. Li ho addestrati tutti per questo lavoro, sì. Trasciniamo le calamite per terra e raccogliamo tutto quello che troviamo. Ho scelto i migliori bambini per la mia squadra. Io sono il capo, lui è il mio vice e lui e tutti gli altri ci seguono. Che cosa vuol dire essere un leader? Mi prendo cura di tutti loro, dal primo all'ultimo. Viviamo insieme e quindi ci divertiamo un sacco. Ma se ci sono problemi, io devo risolverli. Non ci devono mai essere problemi tra di noi. A volte li aiuto a pagare i debiti con altri amici. L'importante è che tra di noi non ci siano mai problemi, mai. Questo è ciò che conta. E tu invece? Cosa fai qui? Io mi chiamo Mauli e faccio parte della polizia dei metalli qui. Non diamo scampo ai metalli più piccoli. Dopo averli raccolti, noi li portiamo tutti qui e insieme li vendiamo. Una parte per comprare il cibo, il resto lo mandiamo a casa. La maggior parte dei miei amici è qui e facciamo lo stesso lavoro. Dopo il lavoro giocate un po'? Dopo aver pesato il metallo, giochiamo a carte tutti insieme. A volte, prima di andare a casa, giochiamo d'azzardo. E mamma e papà dove sono? Mio padre, quando ero piccolo, mi ha abbandonato. Ed è per questo che sono finito qui. Questo lavoro va bene, ma vorrei comunque andare a scuola. Però i soldi non mi bastano, quindi sono costretto a venire qui. Queste sono probabilmente le carte di cui parlavano prima i bambini. Ci giocano, è gioco d'azzardo, scommettono tra di loro i pochi centesimi che guadagnano lì, commerciando, scambiando, raccogliendo il ferro, e purtroppo anche qui alla loro tenera età prendono queste cattive abitudini. Peggiorano ancora di più la situazione, che è drammatica. Stanno andando a lavorare in realtà adesso, e a quanto vedo se lo meritano davvero il soprannome di poliziotti del metallo, perché non perdono occasione per cercare ogni frammento. Vedete, il leader sta trascinando la parte, immagino, di una macchina. È una calamita, una grande calamita che trascina al suolo e che trattiene tutte le particelle, diciamo, le schegge, i frammenti di metallo, che sono molto preziose per loro. Adesso passeremo qui, guardate dove stanno passando a piedi nudi. Questa è praticamente una fogna a cielo aperto, tossica. Adesso vi racconto quanto è tossica, perché non vi potete neanche immaginare dove stanno camminando, che cosa toccano a mani nude. Prendili tutti.
Guarda qui. Ehi, non prendere i metalli che ho già preso io. Lascialo a me. No, guarda più in là. Là. Sto facendo il mio lavoro. Questo va bene. Ehi, fermati o ti do uno schiaffo. Fermati. Sono questi quelli Ho buoni. detto fermati. Anche tu metti dentro i tuoi. Mettili con i nostri. Buttali qui. Dai, forza. Ci sono solo questi. Butta, butta. Ci sono anche questi. Fallo come si deve per una volta. Questo è il rame. Wow, quello è perfetto. Dopo li venderemo. Li venderemo tutti. Gli metto un po' di sabbia ai miei prima di pesarli. Smettila. È acido di una batteria, non toccarlo. Non toccarlo. Ce n'è uno laggiù. Abbiamo messo le mani nell'acido della batteria. Non è facile raccontarvi il giorno a lavoro di questi bambini, la loro giornata normale, la loro quotidianità, mentre cercano questi frammenti di ferro. Il problema però qual è? Che sono costantemente, continuamente in contatto con questa terra ormai morta, asfissiata dai metalli pesanti. Infatti è stato studiato che qui ad Aboblosci il suolo ormai è morto, è contaminato così tanto che è stato studiato che la terra di Aboblosci ha dei livelli altissimi di piombo, circa 18.000 ppm, l'unità di misura per calcolarla, quando in realtà il massimo sarebbe 400. Immaginatevi cosa stanno toccando, cosa toccano tutti i giorni. E non è neanche soltanto la terra, è l'acqua che è morta di questo fiume, è l'aria piena di tutti questi metalli pesanti che si stanno alzando. Io per esempio, che sono qui da pochissime ore, non riesco neanche a respirare perché il mio naso si è irritato così tanto che sto lacrimando tutto il tempo, ma questo non è niente rispetto a quello a cui sono esposti loro. Questa terra li uccide, quest'aria li uccide, l'acqua li uccide. Probabilmente loro neanche lo sanno che il loro futuro è totalmente compromesso fino a che resteranno qui, però è difficile raccontarvi questa scena. E lui si è appena tagliato. Guarda. Tutto quello che vedete sulle sue mani sono metalli pesanti, non è terra, vi ripeto. Tutti i bambini che vedete qui hanno le stesse mani, è la cosa che mi impressiona di più, le loro mani, i loro piedi. A volte, quando veniamo qui, ci togliamo con il vetro. A volte ci vuole molto tempo per guarire. E dopo essere guariti, torniamo a cercare i metalli. Ogni volta che vengo in questo posto vorrei tanto che io e i miei amici non lavorassimo più. Vorrei andare a scuola e diventare un calciatore. È il mio sogno. Voglio giocare a calcio e guadagnare per prendermi cura della mia famiglia, di mia madre e dei miei amici. Sì, voglio diventare un calciatore. Quando sarò grande, mi prenderò cura di mio padre e della mia famiglia. Costruirò delle case per loro. Una casa per mio padre, per mia madre. E anche la mia. Costruirò un sacco di case anche per i miei amici. Vogliamo vivere tutti insieme, come una famiglia. I desideri di questi bambini nel resto del mondo sono normali, ma qui hanno il peso di un miracolo. Perché un bambino che lavora oggi nella discarica, domani sarà un adulto che continuerà a farlo, senza istruzione, senza salute e senza alternative. È un ciclo che si ripete perché la povertà genera sfruttamento e lo sfruttamento tiene viva la povertà. Ma anche in mezzo a questo inferno c'è qualcuno che sta provando a spezzarlo. ActionAid è un'organizzazione che agisce dove nessuno guarda. Costruisce scuole, offre cure e crea opportunità, un bambino alla volta, grazie alle adozioni a distanza e a chi sceglie di fare la differenza. Insieme ad ActionAid abbiamo già attraversato il mondo, dalla Sierra Leone al Bangladesh. Abbiamo raccontato le storie dei bambini costretti a lavorare troppo presto e come grazie al potere di una community online consapevole siamo riusciti ad avere un impatto reale sulle loro vite. E dopo tutto quello che ho visto e dopo ogni storia che mi è rimasta addosso, so che non posso far finta di niente. Per questo voglio andare a incontrare i bambini che oggi stanno crescendo lontano da Aboblosci, che grazie a qualcuno, anche solo una persona, hanno avuto una possibilità che sembrava impossibile. Voglio guardare con i miei occhi cosa succede quando una vita cambia davvero. Questo bambino sta disegnando un computer con la tastiera, il mouse, delle casse e fa un certo effetto vederlo disegnare ciò che sogna, ciò che desidera per studiare bene, quando in realtà siamo passati dalla discarica di rifiuti tecnologici più grande del mondo in cui
Per i bambini questi scarti non sono altro che grammi di metallo, mentre qui per lui è un sogno, è il desiderio di utilizzare un computer per studiare ed è emozionante. Il supporto dei sostenitori e dei singoli individui ha un grande impatto. Con ActionAid abbiamo usato il programma di adozione a distanza per costruire scuole come questa. E queste scuole creano un ambiente favorevole in cui i bambini possono crescere bene. Nel loro percorso educativo possono imparare e diventare ciò che vogliono essere in futuro. E per quelli, per esempio a Dagbog-do-shi, ciò che accade è che quei bambini non riescono nemmeno a realizzare i loro sogni di diventare in futuro ciò che desiderano. E per un bambino di quell'età, doversi mantenere da solo non è un suo diritto, né una sua responsabilità. È responsabilità dei genitori. Ma quei bambini nelle discariche si trovano lì a causa, in primis, della povertà. E quindi è un ciclo che continuerà. Ma per i bambini in scuole come questa viene offerto un ambiente favorevole in cui possono imparare, crescere e realizzare i propri sogni. Ecco la differenza. Un bambino a Dagbog-do-shi potrebbe non realizzare il proprio sogno nel lungo periodo, ma un bambino qui a scuola può diventare ciò che desidera. Potrebbe sembrare un piccolo contributo da parte del mondo occidentale, ma può fare una grande differenza nella vita di questi splendidi bambini. Perché quando offri un'istruzione a un bambino, stai trasformando non solo il bambino, ma l'intera comunità. Quindi speriamo che con quei piccoli fondi possiamo costruire più scuole per più bambini. Ci sono esperienze che ti cambiano davvero. Ti costringono a fermarti, a guardarti dentro e a farti domande scomode. E questa per me è stata una di quelle. Ad Dagbog-do-shi ho visto bambini che portano sulle spalle tutto il peso del nostro consumo, della nostra modernità e del nostro benessere. Ho visto mani piccole, ferite e bruciate che rovistano tra metalli per trovare qualche grammo di sopravvivenza. E ho visto anche tanti ragazzi piegati sulla terra a respirare plastica e fumo come se fosse aria normale. E lì ho capito una cosa semplice ma forse troppo dura da accettare. Questo non è un incidente del destino. È il prezzo invisibile del nostro agio. Ma in fondo siamo connessi, nel male come abbiamo visto, ma anche nel bene, perché in mezzo a questo inferno ho visto un'altra storia. Ho visto bambini che oggi siedono su un banco di scuola, che imparano, che giocano e che sognano. Medici, insegnanti, calciatori, bambini che per la prima volta possono immaginarsi altrove. E se oggi noi possiamo fare qualcosa dalle nostre case, beh, è proprio adottare un bambino a distanza, perché lo strapperemo alla discarica, per donargli un quaderno, una matita, una speranza. Perché l'adozione non è beneficenza, è giustizia. È rimettere tra le mani di un bambino un pezzo di futuro che gli era stato negato e finalmente dargli la possibilità di costruirlo. Adotta anche tu un bambino a distanza con ActionAid.